Ma insomma, l'amore mi sembra sopravvalutato. Da molto tempo lo penso più come un'anestesia, una forma di dipendenza. Non sto dicendo che l'amore sia un sentimento negativo perché genera dipendenza. Anzi, mi sembra che siamo tutti piuttosto dipendenti da qualcosa. Siamo tutti alla ricerca di una qualche forma di gratificazione, benessere, anche facile, ma francamente preferisco essere dipendente dai miei bisogni in modo più frammentario. Voglio giocare a carte scoperte. Sono dipendente dal sesso. Se non ci fosse il sesso, sarei morto. La mia gratificazione maggiore passa principalmente dal sesso. I miei innamoramenti sono stati un po' delle illusioni. Forse li pensavo come soluzioni per farmi star meglio, per avere più tranquillità. E oggi non mi sta capitando proprio di innamorarmi. È proprio la parola amore che mi sta stretta. Non mi ci riconosco. Se per amore si intende che la relazione deve essere monogamica, io neanche quando ho avuto la mia relazione più anestetica ci ho mai creduto. Anzi, non sono sicuro che le persone possano ritenersi veramente soddisfatte in un rapporto esclusivo. E comunque non mi appartiene il concetto amore. Non userei questa parola. Forse legame. Con un ragazzo etero ho avuto questo tipo di legame. Niente che potesse rientrare nei canoni classici della relazione sentimentale. Era un uomo che non si sarebbe mai dichiarato gay, che proveniva da una cultura diversa da quella occidentale. Eppure c'è stato un rapporto molto forte, anche da parte sua. È venuto da me e abbiamo fatto sesso. Subito. Questa prima volta è stata un po' così. Non so come spiegare. Lui era molto imbarazzato dopo, tanto che ho pensato che non l'avrei più visto. Eppure quando mi aspettavo che fosse scomparso, me lo sono ritrovato davanti. Mi era venuto a cercare. Con lui l'affetto non poteva essere troppo esplicito, altrimenti si sarebbe subito tirato indietro. Però è nata un'intesa incredibile. Sebbene io avessi relazioni anche con altre persone. Ecco, forse intendo questo quando parlo di dipendenza amorosa frammentaria. C'era lui nella mia vita, ma non solo lui. Credo che la nostra storia sia iniziata perché ero per lui quello che lo faceva entrare addirittura in casa, che non lo trattava da straniero, ma da persona, senza stereotipi. Si è permesso di vivere con me cose, dal punto di vista sessuale intendo, che non aveva mai vissuto o che nel suo paese gli erano precluse, proibite. In maniera conflittuale, ma insomma è entrato in una dimensione altra per lui. Perché era con me e si fidava. Poi è stato espulso dal nostro paese. Non l'ho più rivisto. È scomparso, ma forse
anche deliberatamente, dato che ormai, rientrando nel suo paese, è rientrato anche in un ruolo. Deve fare la sua parte. Io sono dell'idea che tutte le cose umane abbiano un inizio e una fine. Ma ha senso che quando due persone si scambiano qualcosa, rimanga qualcosa dentro, inevitabilmente. Metti due che stanno insieme 2 o 3 anni. Tutto figo, fino a che poi si sfascia tutto. Come mai? Questo come discorso teorico, perché poi succede anche che le persone abbiano bisogno di chiudere, come se ci fosse un bisogno esistenziale di interrompere una storia, forse per recuperare una stabilità, per dare un significato all'esperienza una volta terminata. Oppure perché le cose cambiano. Noi cambiamo continuamente. Quello che mi fa più male è che spesso è difficile recuperare i rapporti passati, è difficile che tramutino in amicizia. E spesso mi chiedo quali siano i timori che si hanno rispetto a quello che è stato. Perché non ci deve essere più niente? Io non ho aspettative e non a caso non vivo relazioni serie perché non voglio che si generi il gioco delle aspettative. Mi affaticano, le soffro. Mi chiedo spesso se sia necessario avere una storia d'amore. Se lei non si